con due interruttori semplicissimi che accendono una luce o che accendono un'altra luce. Alexa, accendi tonda. Alexa, accendi barre. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un prodotto Sonoff nuovo, non è arrivato oggi sul mercato, è già un po' che ce l'ho tenuto in test perché essendo nuovo ed essendo ancora un po' acerbo, volevo capire se in questo tempo ci fossero stati dei miglioramenti, degli aggiornamenti eccetera. Ad oggi non è arrivato nulla. È il nuovo Switchman Zigbee. Che cos'è? È una placca con formato 120, infatti si chiama 120, va montata dove avete delle placche, diciamo delle scatole 503, quindi a 3 posti rettangolari, per comandare delle luci, ma la versione in questione ha una particolarità perché fa parte di quella gamma di famiglia Sonoff di prodotti smart che non richiedono il neutro, ne abbiamo già provati altri. Questa è una particolarità dei dispositivi Zigbee. Scatola arancione, un dispositivo che non si connette direttamente al wifi di casa vostra ma che deve passare attraverso un hub Zigbee necessario, altrimenti non funziona da solo. Molti apprezzano questo sistema perché abbiamo meno onde radio, perché non occupiamo indirizzi IP nella rete, perché se dobbiamo un giorno cambiare router o password wifi, nome rete eccetera, l'unico dispositivo che fa l'accesso alla rete wifi o anche cablata è l'hub Zigbee. Io, come sapete, non amo particolarmente i dispositivi Zigbee perché di solito hanno meno opzioni e sono un po' più lenti a rispondere, però il loro lavoro lo fanno. Questa placca Switchman 120 Zigbee si chiama no neutral, non richiede il neutro ma volendo sì, quindi se ci sono dei problemi, delle incompatibilità, perché come funziona, come fa ad alimentarsi questo dispositivo? Dunque noi la fase diretta gliela diamo sempre, poi questa fase che viene interrotta e che non viene mandata alla lampadina, tramite la lampadina o comunque il punto luce, tutta la roba che c'è dentro la lampadina, la circuiteria diciamo, permette di avere un collegamento fisico tra il neutro che arriva alla lampadina diretto e il filo d'ingresso di fase che, non andando da nessuna parte, cosa fa? Crea un ritorno di questo neutro verso il nostro dispositivo che in realtà è un ritorno diciamo debolissimo, ma essendo un dispositivo Zigbee, quindi che consuma meno, che richiede meno potenza per accendersi rispetto a un dispositivo Wi-Fi, la fase diretta e questo neutro che torna indietro sul suo morsetto di uscita di fase, adesso a farlo capire magari non sono stato bravissimo, gli consente di stare acceso. Questo è il concetto. Ma in qualsiasi situazione dove questo non sia possibile perché magari questo sistema di ritorno del neutro non è compatibile col dispositivo che c'è installato, e vi dico, ho già fatto delle prove, funziona praticamente con tutto, però mai dire mai, potrebbe crearsi una problematica e non accendersi. In quel caso lo potete usare lo stesso, ma bisogna portargli il neutro. Avete l'alimentazione come se fosse un dispositivo Wi-Fi, quindi con fase neutro, ma avete un dispositivo Zigbee. Poi magari vi piace come è fatto, volete quello, non vi funziona o non vi interessa usarlo senza neutro, potete usarlo con o senza neutro. Questa è la variante. In alcuni in dispositivi precedenti che abbiamo provato che non richiedevano il neutro non c'era la possibilità anche di darglielo. Qui abbiamo la doppia opzione, ma la semplicità di installazione, lo vedrete nel proseguo del video, è proprio fatta apposta per le situazioni dove abbiamo l'interruttore, dove nella scatola arriva la fase con un filo e torna indietro un altro filo che va alla lampada, e lì dentro non abbiamo neutri, terre, niente, nessun altro filo, quindi anziché portare il filo montiamo questo e abbiamo finito. Vi ho dato un'infarinata di questo dispositivo. Allora, vi accenno subito che esiste in 3 versioni, quindi sempre 120 ma con un tasto, 2 tasti o 3 tasti. Oggi proveremo quello a 2. Ora non perdiamo tempo, andiamo avanti col video. Mi raccomando, iscrivetevi che non costa nulla, dovete solo fare click nella pagina sotto dove c'è il click iscriviti, non vi costa nulla, ci mettete 2 secondi, mi dareste un grosso supporto per far crescere il canale, vi ringrazio in anticipo. Andiamo avanti col video, lo spacchettiamo a banco e facciamo poi l'installazione.
eccolo qua il nostro nuovo SON-OFF, vedete già dalla scatola che indica linea presente neutro optional, ed è il nostro switchman. In questo caso già dall'immagine vediamo che è un 2 gang, ossia 2 comandi, chiaramente lavora con tutti i comandi vocali, applicazione WeLink, ci fa vedere che può essere usato con sensori porta, con telecamere, con altri tipi di switch, insomma abbiamo varie opzioni. Lui si chiama ZB-M5, quindi prodotto M5, protocollo Zigbee, 2C, 2 comandi, 120 perché è la misura. Controllo remoto, programmazioni, comandi vocali, insomma tutte le solite cose. Cosa ci può interessare? Nelle specifiche dice che abbiamo un massimo di carico resistivo 10 A, che per quanto riguarda i LED supporta fino a 400 watt. C'è un carico minimo se installiamo senza neutro che è di 3 watt. Se abbiamo da accendere della roba che è veramente poco energivora, allora invece ci va il neutro. Zigbee 3.0, colore bianco, numero di gang, numero di comandi 2, null'altro. Ora spacchettiamolo direttamente in questa bella confezione. Qua c'è il nostro dispositivo, vediamo se abbiamo qualcos'altro. Abbiamo 2 viti in confezione, le istruzioni con tutti i vari tipi di collegamenti e l'accoppiamento che anche qua, come negli ultimi dispositivi, raccomanda di fare con la scansione del QR code. Qui c'è il nostro dispositivo, non lo vedete forse in controluce, ma è un bel bianco opaco. Qui abbiamo 2 ledini sotto il pulsante, tutta la nostra cornice che va incastrata sul telaio, e qui abbiamo la morsettiera protetta da uno sportello dove abbiamo linea, neutro, L1 che sarebbe l'uscita 1 e L2 che sarebbe l'uscita 2. Lui va aperto dall'unico dentino laterale che vedete, ossia questo. Per aprirlo bisogna fare leva su questo dentino laterale. Ammazza se è duro. È un po' duretto da aprire perché noi dobbiamo dividerlo dalla base. La base andrà poi montata sulla scatola sulla 503 tramite 2 viti, facciamo i collegamenti e poi abbiamo praticamente finito. Va bene, l'abbiamo visto, è fatto bene, esteticamente può piacere, non piacere, è bianco. Non so se prevederanno poi di commercializzare anche una versione nera, ad oggi c'è solo bianco. Ora che l'abbiamo analizzato vi faccio vedere fisicamente in un vero interruttore, anzi in una vera coppia di interruttori a parete, cosa potete trovare nella scatola e come si installa questo dispositivo. Allora, situazione tipo, qui usiamo la mia parete dimostrativa dove facciamo i test, i tutorial eccetera. Qui abbiamo una parete con varie luci, dei punti di comando. Noi ad esempio lavoriamo su questo, dove nel nostro caso abbiamo proprio una 503, quindi una scatola a 3 posti, con 2 interruttori semplicissimi che accendono una luce o che accendono un'altra luce, ok? Andiamo a vedere nello specifico cosa troviamo dentro questa scatola e come applicare il nostro SON-OFF. Allora, per l'occasione inauguriamo il cacciavite, il giravite Parkside, bassissime aspettative, me l'avete fatto comprare parlandone in una diretta. Sì, diciamo che non ha una potenza proprio incredibile, però per fare un po' di fai da te può anche andare bene. Dunque, vediamo un po' cosa troviamo qua dentro. Adesso lasciate perdere tutto quello che c'è nella scatola perché qui faccio dei test ed esperimenti, però la condizione che potremmo trovare è esattamente questa, ossia il grigio è per forza la fase che arriva agli interruttori, vedete, perché arriva in uno e va anche all'altro. Poi le 2 uscite saranno una lampada che è il filo marrone e l'altra lampada che è il filo bianco. Se vogliamo analizzarla con un cercafase, vedete che sul grigio abbiamo la fase, idem di qua perché è ponticellato, sul marrone non ce l'abbiamo solo nel momento in cui andiamo a chiudere l'interruttore. Se per caso non vi trovate con i colori e magari all'interruttore, agli interruttori, arrivano dei neutri, verificate col cercafasi, in questo caso se sono dei neutri o delle fasi, magari avete l'impianto al contrario, insomma ci possono essere molte problematiche, e se invece avete proprio un impianto nel quale gli interruttori interrompono il neutro, chiamate un professionista e ve lo fate sistemare perché va interrotta la fase. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente togliere alimentazione per non fulminarci, scolleghiamo gli interruttori e colleghiamo il nostro SON-OFF. Abbiamo tolto corrente, scolleghiamo la fase che arriva, chiaramente operando in sicurezza come abbiamo appena detto, e ricordiamoci che il grigio è l'arrivo,
Poi abbiamo il marrone che è una lampada e il bianco che è l'altra lampada. In questo caso li accorciamo un pelo perché così sono troppo lunghi per il nostro sonoff. Prendiamo il nostro sonoff e il grigio, che è la fase di arrivo, la mettiamo nel morsetto L. Per comodità ci apriamo già i 3 morsetti che sono L per la fase diretta, L1 per la prima uscita, L2 per la seconda uscita, fase diretta nell'L, prima lampada in L1, seconda lampada in L2. Voilà, mettiamo il coperchio di protezione della morsettiera e possiamo chiudere. Prima di chiudere tutto verificate che non abbiate in dotazione delle viti che poi fanno difficoltà ad entrare in questa sede che c'è sul placca. Le viti che vi danno in dotazione hanno una testa compatibile con lo spazio ma non un filetto compatibile con le scatole tradizionali, quindi mi è già capitato delle volte, come in questo caso, di dover molare le viti in mio possesso perché altrimenti non entravano in queste placche. Questa è un'accortezza che a volte potrebbe essere necessaria. Mi raccomando, connettore verso l'alto e chiudiamo. Incastriamo la nostra placca Sonoff. Non è molto grande, vedete che io in questo caso dove ho una finitura esterna non perfetta rimane a vista perché non è molto alta, però esteticamente rimane abbastanza neutra, bianca. Qui sotto ci saranno 2 LED, il logo Sonoff qua sopra, un buon feed, una buona solidità, uno spessore abbastanza importante ma non dovrebbe essere un problema. Ora cosa succede? Diamo corrente e vediamo come funziona. Allora, appena diamo corrente vedete che il LED blu inizia a lampeggiare in modalità accoppiamento. Cosa facciamo? Andiamo subito avanti, quindi andiamo nell'app e WeLink. In questo caso ci va, come detto all'inizio, un hub Zigbee, quindi io vado nella mia zona che è taverna, entro nel mio Zigbee Bridge P, vedete che qui ho già dei dispositivi, faccio aggiungi, lui parte con la ricerca. A few moments later. Perfetto, vedete dispositivi trovati, vengono anche già trovati dall'assistente di Amazon. Facciamo prossimo, eccolo qua, ZBM5 2C 120 e noi abbiamo fatto l'accoppiamento del dispositivo con il nostro hub, che può essere un qualsiasi hub Zigbee della famiglia Sonoff. Il dispositivo che finora mi ha dato più soddisfazione in ambito Zigbee è proprio lo Zigbee Bridge P. Qui abbiamo un nuovo firmware ma riguarda il mio hub, quindi adesso non ci interessa. Torniamo indietro. In tutti i dispositivi adesso abbiamo questo ZBM5 2C 120, 2C perché ha 2 comandi, 120 perché è la misura. Iniziamo a vedere se funziona ancora a livello di interruttori. Quindi premo, si accende, rimane illuminato il tasto rosso quando accendiamo la luce e lo stesso risultato ce l'abbiamo sull'altra. Ok? Cosa abbiamo collegato in questo caso? Allora, questa è una lampadina a LED, c'è già un circuito con un LED qua dentro collegata direttamente al 230 volt. Quelle ad esempio sono delle strisce a LED, sono 3 strip LED 12 volt collegate ad un alimentatore switching 12 volt. L'alimentatore ha comunque funzionato, ok? Voi direte, ma magari funziona perché c'è il ritorno del neutro di questa lampada. E questa prova, prima di chiudere il video, poi la facciamo, la smonto, stacco questa fase, diciamo, che va a questa lampada e vediamo se continua a funzionare anche solo con l'alimentatore. Entriamo nel dispositivo, vedete che abbiamo canale 1. I dispositivi Zigbee sono sempre un po' più lenti a rispondere, questo va detto, e canale 2. Che cosa possiamo fare? Qua sotto abbiamo le programmazioni, i timer, un loop timer, possiamo accenderle entrambe o spegnerle entrambe. Qui sopra abbiamo le impostazioni, possiamo cambiare il nome del dispositivo e dei 2 canali, quindi ad esempio il dispositivo lo lasciamo così, ma il canale 1 che è questa lucetta la chiamiamo ad esempio tonda, il canale 2 lo chiamiamo ad esempio barre. Versione corrente per fare aggiornamenti firmware, possiamo avere la visualizzazione separata, la abilitiamo e vediamo cosa cambia. Cambia che
in home, non vediamo più un unico dispositivo, ma vediamo canale 1 e canale 2. Vediamo due dispositivi singoli, anche se in realtà fanno parte dello stesso prodotto. Torniamo nelle impostazioni, non li tengo separati. Qui abbiamo la modalità di collegamento, quindi non neutro viene rilevato, probabilmente se fosse alimentato col neutro sarebbe invece uscito neutro presente. Versione plugin, applicazioni di terze parti, abbiamo delle scorciatoie dove possiamo decidere la localizzazione, in questo caso nella zona taverna, la condivisione, creare un gruppo, notifiche push, quindi ogni volta che viene attivata o disattivata vi arriva la notifica, i log delle attivazioni, lo stato all'accensione che normalmente lasciamo in last state. Avrete notato che è tutto in inglese, di solito i sono off sono in italiano, secondo me farà parte dei prossimi aggiornamenti. Last state vuol dire stato ultimo in cui si trovava, quindi se erano accese, va via la luce e torna, devono essere di nuovo accese. Detect relay che cos'è? È la separazione del relay rispetto al comando. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da applicazione o comandi vocali noi possiamo accendere la tonda e le barre, ma col tasto fisico non accendiamo queste due luci, ma magari accendiamo qualcos'altro che abbiamo in casa collegato a degli altri son off. Questa è una funzione che sarebbe, diciamo, interessante soffermarsi, fare degli esempi, ma diventa talmente complesso e infinito. È utile che capiate che potete montare questa placca qui, comandare queste luci con l'applicazione, ma anche con delle scene da degli altri interruttori o da altri son off, e questi due pulsanti da cui passano queste due luci, sì, ma che magari non volete usarli per queste due luci, li potete usare per fare qualsiasi altra cosa all'interno della vostra applicazione WeLink, perché ormai facciamo parte di un'applicazione. Questa è una cosa molto interessante. Possiamo nascondere il comando tutti on e tutti off, possiamo tenere acceso l'indicatore di connessione e vediamo se funziona. Non mi sembra, perché adesso è connessa ma non lo indica. Poi abbiamo il produttore. Cos'è che non abbiamo? Non abbiamo, almeno adesso in questa versione firmware, la possibilità di fare dei comandi ad esempio prolungati. Non vedo questa opzione, e ad esempio nell'altra placca, la TX, quella con i LED nelle due versioni, questa funzionalità c'era. Non abbiamo nient'altro. Allora, tutti on accende tutte e due, tutti off spegne tutte e due. Sentite che fa cliccare un relè alla volta. Diamo un'occhiata all'orario, che può essere una programmazione ripetibile. Andiamo a vedere il timer. Può essere un timer che arriva sicuramente fino a 23 ore e 59 minuti come sempre, il timer ciclico che si ripete. Non abbiamo nient'altro, però abbiamo la comodità di poter installare un dispositivo domotico dove non passa al neutro, perché quando ci sono interruttori puri molto spesso non passa al neutro. Poi se dentro la cassetta vi passa al neutro, che a volte succede perché magari il tubo del punto luce passa esattamente in questa cassetta, per forza di cose da qui deve passare anche il neutro per la lampada, perché il neutro alla lampada serve per potersi accendere. In quel caso cosa vi consiglio? Di metterlo o di non metterlo, non cambia nulla. Se funziona bene potete non metterlo, se magari non sente il ritorno, non è compatibile eccetera, se avete il neutro collegatelo. In quel caso non siete vincolati ad avere questo dispositivo, potete prendere la placca TX che ha bisogno del neutro, che però è wifi. Se invece la volete Zigbee, questo può essere un ottimo prodotto. Che cosa non abbiamo provato? Non abbiamo provato i comandi vocali, che sicuramente funzioneranno senza problemi. Alexa, accendi tonda. Un attimino di ritardo. Alexa, accendi barre. Alexa, spegni tonda. Alexa, spegni barre. Abbiamo domotizzato in questo caso due punti luce dove nell'interruttore c'era solo la fase passante e non il neutro in 2 minuti. Vi avevo promesso che volevo verificare se funzionava da sola con l'alimentatore switching delle barre LED. Provo a staccare questa lampada e facciamo subito la verifica. Proviamo a scollegare proprio fisicamente questa lampada. Il punto luce che comanda quello continua a funzionare perché lavora con il neutro di ritorno dell'alimentatore di quelle strip LED. L'alimentatore che c'è montato in questo caso è questo alimentatore, quindi un Meanwell 12 volt, un SP7512 da 6.3 A. Con questo tipo di alimentatore, ad esempio, abbiamo verificato che funziona correttamente.
Carina, niente di particolare, non fa vibrazioni, non fa effetti di luce, rimane solo il LED rosso acceso. Voi direte sarebbe stato comodo avere un'illuminazione sempre presente per trovarla al buio, magari nei prossimi aggiornamenti firmware lo implementeranno, è un prodotto nuovo, vedete che è ancora in inglese, sicuramente c'è la possibilità di dare dei feedback per migliorare il prodotto, che però tecnicamente va bene, funziona e può risolvere delle situazioni. Abbiamo provato il dispositivo, funziona bene, come vi ho detto a inizio video ho aspettato un po', un mese, due, quello che è, sperando in qualche aggiornamento eccetera, ad oggi non ci sono stati, quindi è ancora un po' acerbo, non abbiamo molte opzioni, non so se ne potranno aggiungere perché i dispositivi Zigbee di fatto hanno sempre meno funzioni dei dispositivi Wi-Fi. Spero correggano il problema della lingua, perché non è un problema della mia app, ma questo dispositivo ha l'interfaccia in inglese, però funziona bene. Avete visto, con un alimentatore funziona, con la lampadina funziona, ho fatto degli altri test con classiche lampadine col vetro, con i LED dentro funziona, con quelle vecchie che non esistono più ad incandescenza funziona. Non ho trovato problematiche, può essere utile come sistema, soprattutto meditate sul fatto che i due pulsanti o tre possono essere separati dai relè di uscita. Le lampadine le comandate a livello software tramite app, comandi vocali, scenari, un sacco di opzioni, e quei 1, 2 o 3 tasti fisici non comandano solo quella lampada, ma possono essere separati per fare altre funzioni, e questa può essere una variabile interessante. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando che non costa nulla, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta il giovedì sera, se passate al negozio da Torino vi offro un caffè, buono, molto buono. Ciao a tutti da Massi Dattoli.